Ciao a tutti! Oggi andremo a catturare i Ferox perché questi animali si trovano anche su questa isola. Dunque, allora adesso vi faccio vedere dove ci troviamo. Dovete recarvi presso una grotta 20.7 08.1. Dunque ragazzi, come potete notare, io qua avevo portato anche le pappe, quelle che dovrebbero dare un po' più di calore. Ci siamo portati i falchi perché non sapevamo bene che cosa ci potesse accadere, le probabilità di morire quando non si è ancora scoperto il posto sono abbastanza alte. Quindi io mi sono portata la pappa, ma effettivamente non serve più di tanto perché comunque la temperatura rimane sempre normale come quella che c'è fuori quando andate sulla neve. Nel frattempo ci siamo anche incapsulati i due orsetti, chiamiamoli così, che sono i Megaterio, che sono ormai diventati abbastanza forti, perché comunque uno, i Ferox si vanno a trasformare, quindi diventano abbastanza aggressivi e pericolosi, e due, ci sono i lupi e gli orsi che possono attaccare. Allora, andiamo a vedere più sotto che cosa ci aspetta. Vedete che c'è anche una bella nevicata, c'è un grosso lago, laggiù come potete notare c'è anche una runa, qui sulla destra, guarda quanti, sono veramente piccolini, ecco il lupo che vi dicevo, sono molto graziosi. E là arriva un esercito di orsi, io pensavo che c'erano pochi orsi. Allora dobbiamo combatterli e pulire un po' tutta la zona. Stiamo tornando indietro perché comunque là non vorrei rischiare nel dare le zampate di andare a killare poi i Ferox. Dunque, una volta che abbiamo pulito tutto, inizieremo il vero e proprio taming. Io ragazzi mi ricordavo su Genesis di aver catturato il Ferox tramite la balestra e le frecce narcotiche. Anche questa volta, come potete notare, abbiamo provato a fare questa operazione, però ci è risultata abbastanza complessa. Più che altro non si addormentavano praticamente mai. Quindi non so se è ancora valida, fatemelo sapere magari se qualcuno lo sa, fatemi sapere a riguardo come poter fare, se c'è quest'altra soluzione. Considerando il fatto che con le frecce abbiamo avuto diverse difficoltà, perché comunque non cadevano mai addormentati, se non magari per qualche secondo e non facevamo nemmeno in tempo a avvicinarci, poi soprattutto nel momento in cui erano quasi alla fine, scappavano lì all'interno del lago, quindi non abbiamo voluto esagerare e andare anche a prenderli in acqua, insomma ci è venuto meglio andarli a tamare nel modo classico, ossia quello di dargli da mangiare l'elemento nel momento in cui loro lo mangiano si trasformano, quindi diventano enormi e quindi cattivi, come potete vedere qua. Tra poco si dovrebbe teoricamente ingrandire e poi scappare molto velocemente vedete, e aspettare che qualche secondo, adesso non so bene quanti secondi rimanga nella forma adulta, e poi quando diventa di nuovo piccolino riandare a dare l'elemento. Questa operazione va fatta ripetuta diverse volte. Abbiamo trovato utile il fatto di correre in tondo, vedete, in modo che così non vi prende mai e passano quei secondi che rimane nella forma adulta, ecco, e ora si è ritrasformato e ora andiamo a dargli ancora l'elemento. Insomma, facendo questa operazione che è un pochettino noiosa e lunga, però poi alla fine siamo riusciti a prendere il nostro Ferox. Dunque ragazzi, c'è da dire che mangia un elemento ogni volta che si addormenta, ecco che si è di nuovo riaddormentato, gli diamo il pezzo e dopo che l'ha mangiato si trasforma. Ecco, vedete, gli occhi diventano di colore o rosso, in questo caso fucsia, e quindi questo significa che lui si trasformerà. Nella forma adulta è veramente un grosso combattente, molto potente. Quando è piccolino lo potete mettere tranquillamente in spalla e vi dà la protezione. Vedete questo scudo che avete qua come buff? Vi dà un po' di protezione sia al freddo che al caldo. Dunque, diciamo che quando è piccolino ha anche pochissima vita, quindi diventa anche difficoltoso andarlo a colpire con le frecce perché rischiate di ucciderlo. Ha veramente, credo, 2000 di vita, una cosa minima, forse anche meno di 2000.
Al contrario, quando si trova nella forma adulta diventa molto forte, come vi dicevo prima. Infatti le sue statistiche aumentano in modo esponenziale. Può anche buttare i giocatori per terra, cioè quindi quando state cavalcando un animale vi può togliere dalla sella, quindi vi butta giù insomma. Dunque, allora, come potete notare, noi l'abbiamo portato fuori dalla grotta. Questo perché comunque nella smania, così, quando si faceva tutto quanto, altri piccoli si trasformavano e poteva diventare pericoloso. Così, isolandolo, è diventato abbastanza semplice. Eccolo qui che l'abbiamo catturato, come potete vedere è molto affettuoso, ora ha trovato il suo papà. E questo animaletto, come vi dicevo prima, si può mettere quando è nella forma da cucciolo in spalla ed è molto carino. Con l'avanzare della dipendenza da un Ferrous nella sua forma gigante e mutata si ottiene un totale di 200% danni da mischia in più il 50% di velocità d'attacco e più il 25% di resistenza ai danni per circa 90 secondi. Inoltre il Ferrous richiederà più elementi per cambiare la sua forma, fino a 5 se ha una certa dipendenza. Come vedete il nostro ha oltre il 50% di dipendenza, quindi bisognerà dargli più elemento. Invece per quanto riguarda la possibilità di poterlo riprodurre, la femmina, a differenza di tutti gli animali di ARC, dovrà raggiungere almeno il 95% di dipendenza per poter fare dei nuovi piccoli. Ok ragazzi, oggi abbiamo terminato, vi ringrazio di aver visto, se avete delle domande fateli qui sotto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!